Il 6 luglio 2022, intorno alle 4 del mattino, un ordigno è esploso nel sito di Georgia Guidestones, distruggendo uno dei blocchi in granito. Un monumento misterioso che già dalla data della sua creazione nel 1979 fu al centro di numerose teorie del complotto. I filmati delle telecamere a circuito chiuso diffusi la sera dell'attentato dall'ufficio investigativo della Georgia hanno ripreso un individuo che si avvicina correndo alla struttura per poi scappare. Subito dopo un veicolo lascia il sito. L'esplosione di origine dolosa ha compromesso la struttura al punto che per ragioni di sicurezza è stato necessario demolirla. Ad oggi il colpevole rimane ignoto, così come rimangono ignote le ragioni del suo gesto. La storia del Georgia Guidestone è davvero molto misteriosa, più andavo a fondo leggendo e sempre più dettagli interessanti venivano fuori. Per questo motivo ho deciso di spezzare il video in più parti e di creare una miniserie così da poter analizzare di volta in volta una diversa tematica correlata alla sua storia. Mi raccomando, se siete a conoscenza di dettagli in più che nel video non dico, fatemelo sapere nei commenti. E come sempre, per rimanere aggiornati sulle prossime uscite, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Ma ora mettetevi comodi perché iniziamo subito con la prima puntata. Nel tardo pomeriggio di un venerdì del giugno del 1979, un uomo misterioso era arrivato ad Alberton, la capitale del mondo del granito, nel nord-est della Georgia, negli Stati Uniti. L'uomo di una cinquantina d'anni circa, vestito di tutto punto, si era diretto a Tate Street dall'illustre azienda di granito locale, la Alberton Granite Finishing Company. In quel momento, dato che i dipendenti erano tutti occupati, ad accoglierlo ci aveva pensato direttamente il proprietario dell'azienda, Joe Fendley. A Fendley l'uomo si presentò dicendo di chiamarsi Robert C. Christian e di voler erigere un complesso in granito. Gli raccontò di aver visitato i monumenti più importanti del continente europeo, ma che Stonehenge l'aveva affascinato particolarmente al punto da averlo ispirato per il suo progetto. La pecca di meraviglie antiche come quella era la mancanza di un messaggio per l'umanità. Erano spoglie, tanto affascinanti quanto incomprensibili. Per questo motivo il suo monumento sarebbe stato diverso. Desiderava inciderci dei messaggi, delle linee guida che fossero d'aiuto ed ispirazione per le generazioni future. A quel punto Fendley avvisò l'uomo che erigere una struttura del genere sarebbe stato molto dispendioso, il lavoro più dispendioso che gli fosse mai stato commissionato, nonostante la sua ditta lavorasse spesso per i comuni e i monumenti gli erano già stati commissionati diverse volte in passato. Il signor Christian però non si mostrò preoccupato, anzi gli chiese di indicargli una banca per mettere in moto le transizioni finanziarie. Fendley gli disse di rivolgersi alla Granite City Bank, dove l'uomo, senza perdere tempo, si diresse. Ad accoglierlo in banca fu il direttore Wyatt Martin. Christian gli spiegò del progetto del monumento e specificò inoltre di non essere solo, ma di rappresentare un gruppo di leali americani che credevano in Dio e nel loro paese e che da ben 20 anni desideravano compiere questa impresa. Chiaramente, per poter procedere, la banca doveva svolgere le sue verifiche di routine e per questo era necessario un documento di riconoscimento valido. A quel punto l'uomo confessò che Robert C. Christian non era il suo vero nome, ma uno pseudonimo ispirato dalla sua fede in Gesù Cristo e utilizzato per proteggere il suo anonimato. Tuttavia, i dati identificativi erano necessari per poter procedere, così, prima di comunicarli, fece giurare a Martin sulla Bibbia che mai nella vita avrebbe rivelato a qualcuno la sua vera identità. Il gruppo di persone che rappresentava desideravano mantenere l'anonimato affinché la gente non si distraesse ma si focalizzasse solo sul significato del monumento. Lo stesso riservo e per le stesse ragioni doveva essere mantenuto sulla cifra dei costi. Inoltre spiegò che il messaggio da incidere su pietra era rivolto a tutta l'umanità e ci tenne a specificare che non era settario, nazionalista né in alcun senso politico. Proseguì dicendo che le pietre dovevano parlare da sole a tutti coloro che ne prendevano atto. Il messaggio era rivolto ai credenti
e non credenti, alla gente di qualsiasi luogo, in qualsiasi momento. Infine chiese a Martin di essere l'unico intermediario finanziario a occuparsi della trattativa e si raccomandò affinché nessuno all'infuori di lui maneggiasse i documenti che riguardavano il progetto. Terminato il colloquio, Christian lasciò Albert. Nel frattempo Fendley e Martin si poterono confrontare e tutti e due si dissero abbastanza increduli e straniti da quell'uomo misterioso. Erano più propensi a credere che si fosse trattato di uno scherzo. Tuttavia, dopo qualche giorno, Christian riapparse alla Alberton Granite Finishing con in mano il progetto e dato che dopo le verifiche andate a buon fine anche la banca diede l'ok, non restava che formalizzare l'accordo e procedere con i lavori. Il primo passo era scegliere un luogo adatto al sito. A detta del signor Christian, la Georgia non era stata scelta solo per l'ottimo granito, ma anche per il clima mite che non avrebbe interferito con la durabilità nel tempo della struttura. Così, dopo aver visionato 8 diverse località, alla fine la scelta ricadde sulla collina più alta della contea di Albert. Un'area che gli indiani consideravano il centro del mondo e che si trovava nella fattoria di proprietà della famiglia Mullenix, vicino alla statale 77. I Mullenix accettarono di accordarsi con Christian, pattuendo che in quella porzione di terra avrebbero goduto per 2 generazioni dei diritti di pascolo del bestiame e che non avrebbero mai intaccato, modificato, alterato le condizioni naturali del sito. Nel frattempo il signor Fendley, che era anche proprietario della cava ad estrazione del granito Pyramid Blue, impiegò 9 mesi di lavoro con la sua equipe per ricavare le tonnellate di roccia utili e lavorarle secondo le direttive del signor Christian e del suo gruppo, dato che i blocchi dovevano essere posizionati secondo delle istruzioni astronomiche ben precise. Per questa ragione, oltre agli ingegneri, furono impiegati anche degli astronomi. A supervisionare il lavoro fu scelto Joe Davis, un tagliapietre professionista con tantissimi anni di esperienza alle spalle, ma in generale tutti gli addetti ai lavori furono reclutati per la loro bravura, affidabilità ed esperienza. Il sabbiatore Charlie Clamp, scelto da Fendley e Davis, dovette incidere più di 4.000 lettere e fu proprio mentre scolpiva le linee guida che raccontò di aver sentito una strana musica e il suono di voci sconnesse, un fatto che Fendley giudicò come uno dei tanti misteri del Georgia Guidestones. I 4 blocchi di pietra principali, alti 5 metri dal peso di 12 tonnellate l'uno, riportavano 10 linee guida scritte in 8 diverse lingue viventi, così scelte perché considerate come le più parlate nel mondo, ovvero inglese, russo, cinese, arabo, ebraico, swahili, hindi e spagnolo. Il loro messaggio era il seguente: mantieni l'umanità sotto i 500 milioni in perenne equilibrio con la natura. Guida saggiamente la riproduzione migliorando salute e diversità. Unisci l'umanità con una nuova lingua viva. Domina passione, fede, tradizione e tutte le cose con la sobria ragione. Proteggi popoli e nazioni con giuste leggi e tribunali imparziali. Lascia che tutte le nazioni si governino internamente e risolvi le dispute esterne in un tribunale mondiale. Evita leggi poco importanti e funzionari inutili. Bilancia i diritti personali con i doveri sociali. Apprezza verità, bellezza e amore, ricercando l'armonia con l'infinito. Non essere un cancro sulla terra. Lascia spazio alla natura. Lascia spazio alla natura. Sulla sommità dei 4 blocchi era posta una lastra di copertura sui cui bordi era stato inciso un messaggio in 4 lingue morte: sanscrito, babilonese, greco antico e geroglifici egiziani. La traduzione del messaggio era: lascia che queste pietre guida conducano a un'era della ragione. Alle traduzioni e alle traslitterazioni effettuate da docenti, studenti universitari ed ecclesiastici assistettero persino delle personalità provenienti dagli uffici delle Nazioni Unite di New York. I 4 blocchi erano orientati in base alla migrazione annuale del Sole. Nel loro pilastro centrale era presente un foro perfettamente allineato con la stella polare. In basso una feritoia si allineava invece con le posizioni del Sole nascente durante i solstizi e gli equinozi. Sulla lastra di copertura un piccolo foro permetteva alla luce di passare, proiettandosi su un lato del pilastro centrale, indicando il giorno dell'anno. Per finire, a ovest del complesso era stata posizionata una lastra con incisi i nomi delle 4 lingue morte. La frase in inglese,
che queste pietre guida conducano a un'era della ragione, le caratteristiche astronomiche del posizionamento dei blocchi, lo pseudonimo dell'autore abbreviato in R.C. Christian, i promotori nonché un piccolo gruppo di americani che cercano l'era della ragione, tutte le misure e i pesi sia complessivi che di ogni singolo blocco e infine l'incisione più enigmatica. Capsula del tempo posta a 6 piedi sotto questo punto, posizionata il spazio vuoto, da aprire il spazio vuoto. Non erano state indicate né la data in cui il misterioso oggetto era stato o sarebbe stato sotterrato, né quella in cui sarebbe stato aperto. A questo punto vi starete chiedendo ma perché? Cioè, qual era lo scopo di questo monumento? Secondo il signor Christian era necessario creare una popolazione mondiale unita dalla regola della ragione globale. Era necessario che le persone iniziassero a dare importanza a ciò che era davvero importante. Per farlo bisognava attirare l'attenzione del mondo sulle criticità del presente e del futuro affinché i popoli aprissero le menti ancora troppo chiuse e capissero quanto fosse saggio e ragionevole optare per un mondo unito superando le ostilità culturali. La speranza era che per capirlo non ci fosse bisogno di un evento catastrofico. Esistevano delle alternative, ma sarebbero state realizzabili solo attraverso lo sforzo di tutte le persone della Terra. Il mondo stava entrando in un'era critica fatta di crisi politiche ed economiche, ma allo stesso tempo si stava verificando un risveglio di coscienza che avrebbe fatto da terreno fertile per instaurare le condizioni favorevoli e stabilire un governo mondiale di pace e armonia, dove ogni uomo si sarebbe sentito realizzato. Il posizionamento astrale dei blocchi indicava la necessità per l'umanità di essere allineata con l'universo e di vivere in armonia con l'infinito. Credo che per questa ragione fossero state scelte 8 lingue. L'8 è il numero dell'equilibrio cosmico e simboleggia l'infinito. Il dubbio rimane sul perché siano state fatte certe scelte rispetto ad altre, come avrete notato manca il latino tra le lingue morte, così come manca il francese nelle lingue viventi. Il francese, tra l'altro, è una lingua parlata da tantissime persone nel mondo. Se qualcuno si è fatto un'idea sul perché della sua assenza, lo scriva nei commenti. In ogni caso, Christian parlò di una fase successiva in cui sarebbero stati aggiunti ulteriori blocchi con altre lingue, blocchi che però non hanno mai visto la luce. Inoltre, la speranza era che altre strutture sarebbero state erette in altre località del mondo per solidarietà con i principi espressi nelle linee guida della Georgia, strutture che per ora, anche in questo caso, non sono state erette da nessuna parte. Chiaramente il messaggio che più è stato al centro di dibattito è: mantieni l'umanità sotto i 500 milioni in perenne equilibrio con la natura. Se considerate che ad oggi siamo quasi 8 miliardi, non era molto chiaro cosa sarebbe potuto accadere agli altri 7 miliardi più di persone. Se ci pensate, arrivare sotto i 500 milioni rispetto a quanta gente popola attualmente la Terra significherebbe per forza o che una catastrofe grandissima si sarebbe abbattuta o che l'alternativa, e questo lo vediamo dal punto 2, sarebbe stato l'impegno da parte dei governi delle nazioni di limitare le nascite. Ora, Christian, e l'abbiamo visto prima, parlava di alternative ragionevoli e sicuramente il controllo delle nascite in questa visione del futuro sarebbe stata l'alternativa ragionevole. Tuttavia, non so a voi, ma a me il messaggio sono un po' come un out-out della serie: o limitate le nascite e nessuno si farà male, oppure preparatevi a una catastrofe su scala globale. A quanto pare però l'interpretazione più quotata sarebbe quella di assumere che 500 milioni si riferirebbe ai sopravvissuti a un potenziale terzo conflitto mondiale. D'altronde, come notò lo scrittore Brad Meltzer, le pietre vennero erette nel 1979 al picco della guerra fredda. In ogni caso, l'arrivo nel 2020 della pandemia ha ulteriormente alimentato le teorie del complotto intorno al Georgia Guidestones e
a quella frase. Il monumento è stato spesso vittima di attacchi vandalici perché è ritenuto satanico e strettamente correlato al nuovo ordine mondiale. Non è da escludere che l'ignoto che ha posizionato l'ordigno fosse un sostenitore di una di queste teorie. Teorie del complotto che trovano terreno fertile nel nome stesso del suo autore, Robert C. Christian, un nome che abbreviato, così come lo vediamo scritto nella lastra a ovest, rimanderebbe a un famoso e leggendario ordine, quello dei Rosa Croce.